Alessandria è in fiamme. Giulio Cesare, il conquistatore delle Gallie, si ritrova intrappolato con meno di 4.000 uomini contro un esercito di 20.000. Nessuno sa se uscirà vivo. Restate fino alla fine, perché quello che sta per succedere cambierà per sempre il destino del Mediterraneo. Le fiamme divorano il porto, arrampicandosi sugli alberi maestri delle navi da guerra e illuminando a giorno il palazzo reale. Non è un incendio cerimoniale. È l'urlo disperato di un uomo d'azione stretto d'assedio. Mentre il fumo nero oscura la vista della grande biblioteca, il destino del mondo oscillante sulla punta di un gladio. Quella che era iniziata come una missione diplomatica si è trasformata nella lotta per la sopravvivenza più brutale della carriera di Cesare. Scoprirete come una manciata di legionari abbia resistito a un intero regno, come l'astuzia di una regina abbia cambiato la storia e perché la battaglia del Nilo non fu solo uno scontro di eserciti, ma il parto violento di un nuovo impero. Tutto ha inizio con un dono macabro. Quando Cesare sbarca ad Alessandria all'inseguimento del suo rivale Pompeo Magno, non trova un nemico da combattere, ma un trofeo orribile. Plutarco ci tramanda la scena con una precisione che ancora oggi fa gelare il sangue. Un cortigiano di Tolomeo XIII presenta a Cesare la testa mozzata di Pompeo. In quel momento, il generale romano non esulta, copre il volto e piange. Non per pietà verso l'uomo che voleva sconfiggere, ma per l'oltraggio recato alla dignità di un console romano. Questo gesto di arroganza dei consiglieri del giovane faraone, Potino e Achilla, accende la miccia. Cesare decide di restare, di arbitrare la disputa dinastica tra il giovane Tolomeo, che aveva tra i 13 e i 15 anni, e sua sorella Cleopatra, e soprattutto di esigere l'oro che l'Egitto deve a Roma. Ma Alessandria non è una città disposta a farsi dettare legge da uno straniero con appena 2 legioni al seguito. La tensione nelle strade della metropoli ellenistica è palpabile. Cesare occupa il quartiere reale, trasformando i palazzi in fortezze improvvisate. Ed è qui che avviene l'incontro che la storia ha reso leggendario. Un atto di audacia politica senza precedenti. Cleopatra, esiliata dal fratello, si fa trasportare oltre le linee nemiche dentro un sacco di tela grezza. Non un tappeto prezioso come vorrebbe il mito cinematografico, ma un involucro umile per ingannare le guardie. Quando viene srotolata davanti a Cesare, il gioco è fatto. La donna non cerca solo un amante, cerca un generale. Cesare non cerca solo una regina. Cerca una chiave per controllare il granaio del mondo. Ma mentre nel palazzo si stringono alleanze, fuori le mura l'esercito egizio si mobilita. Achilla, il comandante delle truppe di Tolomeo, marcia su Alessandria con 20.000 fanti e 2.000 cavalieri. Non sono contadini armati di falci, ma veterani addestrati alla maniera macedone, affiancati dai Gabiniani, soldati romani lasciati in Egitto anni prima dal generale Aulo Gabinio per proteggere la corona tolemaica e che nel frattempo avevano fuso la loro disciplina con la cultura locale. Come scrive l'autore del De Bello Alexandrino, la situazione è critica. 4.000 romani circondati da una popolazione ostile che conosce ogni vicolo, ogni condotto idrico, ogni segreto della città. L'assedio inizia con ferocia inaudita. Cesare capisce immediatamente che se perde il porto, la sua vita non varrà più del papiro su cui scrive. Ordina di dare fuoco alla propria flotta per evitare che cada in mano nemica. Le fiamme, spinte dal vento costiero, lambiscono i magazzini vicini. Gli storici hanno dibattuto per secoli sull'entità del danno alla grande biblioteca, ma l'impatto psicologico è immediato. Il simbolo della sapienza universale brucia sotto gli occhi di un generale che sta combattendo per non essere gettato in mare. La guerra urbana diventa un incubo. Gli egizi, maestri dell'ingegneria idraulica, bloccano i canali d'acqua dolce e pompano acqua di mare nelle cisterne romane, trasformandole in pozzi di fango salmastro. Il panico serpeggia tra i ranghi delle legioni. Senza acqua, la disciplina rischia di sgretolarsi. Cesare non si scompone. Ordina di scavare pozzi sulla spiaggia e, filtrata dalla sabbia, l'acqua dolce sgorga, salvando l'esercito dalla sete
e riaffermando la sua autorità quasi soprannaturale. Ogni giorno è una battaglia per un isolato, per un molo, per una torre. Cesare sa che non può vincere restando asserragliato. L'obiettivo diventa l'isola di Faro, dove svetta la torre leggendaria che guida le navi nel porto. Chi controlla il faro controlla l'accesso ai rifornimenti e con esso la possibilità di ricevere rinforzi. Senza quel punto d'appoggio, i Romani sono destinati a consumarsi lentamente dall'interno. Lo scontro sull'Eptastadio, il lungomolo che collega l'isola alla terraferma, è brutale. I Romani avanzano sotto una pioggia di proiettili, conquistando palmo a palmo il passaggio. Ma quando le trombette segnalano la ritirata, succede qualcosa che nessuno aveva previsto. La passerella cede sotto il peso dei soldati in fuga. Le barche affondano. Cesare stesso viene gettato in acqua, carico della sua pesante armatura. L'uomo che aveva dominato senati e campi di battaglia lotta per non annegare nel porto della città che avrebbe dovuto piegare ai suoi piedi. Qui la narrazione si ferma per un istante, perché quello che succede nei secondi successivi è uno dei gesti più simbolici dell'intera storia di Roma. La leggenda, tramandata da Svetonio, racconta che Cesare nuotò con un solo braccio, tenendo alta sopra le onde la mano sinistra che stringeva i suoi commentari, le cronache delle sue imprese, affinché l'acqua non le distruggesse. Raggiunge una nave amica a fatica, stremato e vivo. Il suo mantello di porpora, simbolo del comando supremo, viene recuperato dagli egizi come un trofeo di caccia. Per ore, il porto di Alessandria si colora del fallimento di Cesare. Ma Cesare non è un uomo che si spezza su un fallimento, lo usa. Capisce che la chiave della vittoria non è dentro Alessandria, è fuori. Mesi prima aveva inviato messaggeri in tutto l'Oriente in cerca di rinforzi e ora quell'esercito sta arrivando. C'è un uomo che marcia verso il confine orientale dell'Egitto per salvarlo. Mitridate di Pergamo, un alleato fedele che ha radunato un contingente eterogeneo di guerrieri arabi, mercenari asiatici e un corpo di truppe che la storiografia ufficiale spesso dimentica di citare, eppure fu decisivo per l'esito della guerra. 3.000 soldati ebrei guidati da Antipatro l'Idumeo, un uomo il cui nome risuona ben oltre questa battaglia, perché Antipatro era il padre di Erode il Grande, lo stesso re che decenni dopo avrebbe dominato la Giudea ai tempi di Augusto, e che i Vangeli ricordano come il sovrano che ordinò la strage degli innocenti. In questo momento sul delta del Nilo, il padre di quel re stava aiutando Cesare a non morire. Mitridate sfonda le difese di Pelusio, la chiave orientale dell'Egitto, e avanza verso il cuore del delta. Tolomeo XIII, informato della manovra, capisce la trappola. Se non si muove, i due eserciti si congiungeranno e lo stritoleranno. Abbandona l'assedio di Alessandria e marcia con il grosso delle truppe verso il Nilo. È esattamente quello che Cesare stava aspettando. Sotto la copertura della notte, Cesare elude la flotta egizia e salpa da Alessandria via mare, circumnavigando la costa verso est. Il ricongiungimento con Mitridate avviene nei pressi del ramo pelusiaco del Nilo. Le forze si fondono, si riorganizzano e si muovono. Ora Cesare non è più l'assediato, è il cacciatore. Nel frattempo, nella corte egizia, il caos regna sovrano. Potino, il consigliere grigio dietro ogni mossa di Tolomeo, è stato giustiziato da Cesare per tradimento. Achilla è stato eliminato dalle lotte interne alla corte stessa. Il giovane re si ritrova circondato da fantasmi. Cesare lo aveva liberato dalla sua condizione di prigioniero con una mossa calcolata, sperando che la sua presenza tra le truppe generasse divisioni. Invece, il ragazzo che voleva essere un dio si mette a capo delle sue legioni con un odio rinnovato, determinato a morire da faraone piuttosto che vivere da vassallo. Il palcoscenico è pronto per l'atto finale. Le acque del Nilo, simbolo eterno di vita e rinascita, stanno per tingersi del rosso di migliaia di uomini. Le legioni di Cesare, forgiate da anni di guerra civile attraverso le Gallie, la Spagna e la Tessaglia, si preparano allo scontro in campo aperto con la grandiosità della falange ellenistica. Non ci sono più vicoli in cui manovrare, né palazzi dietro cui ripararsi.
E intanto, sulle rive polverose del delta, un dubbio antico rimane sospeso nell'aria calda. Cesare sta combattendo per Roma o per la donna che lo aspetta tra le mura di Alessandria? Il terreno scelto per lo scontro finale è una lingua di terra rialzata, protetta su un lato dal Nilo e sull'altro da paludi e canali. Una posizione difensiva formidabile, un classico della dottrina ellenistica, una fortezza naturale che obbliga l'attaccante a una salita sanguinosa sotto una pioggia di dardi. L'autore del De Bello Alexandrino descrive quell'alba con tensione palpabile. I legionari della Sesta Legione guardano verso l'alto. Davanti a loro non ci sono solo soldati, ma l'orgoglio di una dinastia millenaria. Cesare osserva le linee egizie disposte a difesa dell'altura. Sa che un attacco frontale sarebbe un massacro inutile, ma sa anche che il tempo è un lusso che non possiede. La battaglia inizia non con un urto di fanteria, ma con schermaglie lungo i canali. I romani tentano ponti improvvisati, la cavalleria egizia risponde ricacciandoli nel fango. E in mezzo al caos, Cesare vede qualcosa che i comandanti di Tolomeo non hanno considerato. Un fianco della collina, ritenuto troppo scosceso per essere scalato, è completamente sguarnito, mentre il grosso delle legioni impegna il nemico in un brutale scontro frontale. Una coorte riceve un ordine silenzioso: arrampicatevi. I legionari salgono piantando i gladi nella terra come chiodi, muovendosi tra le rocce come ombre, ansimando, sanguinando, avanzando. Quando appaiono sulla sommità del colle, alle spalle delle linee egizie, l'effetto è immediato e irreversibile. Il panico, quell'arma invisibile che distrugge gli eserciti più velocemente del ferro, si diffonde istantaneamente tra le file di Tolomeo. La falange, invincibile quando è compatta, si sfalda. Quello che doveva essere un muro di picche diventa una massa disordinata di uomini che corrono verso le sponde del Nilo. E qui arriva l'epilogo che la storia ricorda come l'atto finale della dinastia tolemaica. Tolomeo Tredisido, il giovane faraone che aveva osato sfidare l'uomo più potente del mondo, cerca la salvezza su una delle imbarcazioni che affollano il fiume. Ma il peso dei soldati in preda al terrore è eccessivo. La barca si inclina, imbarca acqua e cola a picco nel limo del delta. Il corpo del re, appesantito dalla sua corazza d'oro massiccio, viene inghiottito dal Nilo. Il fiume che per secoli aveva nutrito il suo popolo diventa la sua tomba. Giorni dopo, sarà il ritrovamento di quella corazza dorata a confermare a Cesare che il trono d'Egitto è definitivamente vuoto. Cesare torna ad Alessandria non più come un assediato, ma come un vincitore assoluto. La popolazione terrorizzata si getta ai suoi piedi, ma Cesare ha già deciso: non trasformerà l'Egitto in una provincia romana, almeno non ancora. Installa Cleopatra sul trono, affiancandole il fratello minore Tolomeo XIV, in un matrimonio di facciata che serve solo a stabilizzare il granaio del Mediterraneo. Il potere reale, però, appartiene alla donna che era entrata nel palazzo dentro un sacco di tela. La vittoria ha tuttavia un retrogusto amaro per il Senato di Roma. Cesare rimane in Egitto per mesi, incantato non solo da Cleopatra, ma dalla visione di un potere assoluto che Roma non ha mai conosciuto. Le cronache parlano di una crociera sul Nilo su una nave che era un palazzo galleggiante, dove il generale romano osservava le piramidi e meditava su un impero che unisse l'efficienza latina alla mistica orientale. La battaglia del Nilo non fu solo la fine di una rivolta. Fu il momento in cui Cesare comprese che il vecchio mondo della Repubblica era morto nei canali del delta. Aveva rischiato tutto, la vita, le legioni, la reputazione, per una scommessa che lo aveva portato a dominare l'Oriente. Quando lasciò l'Egitto per affrontare gli ultimi focolai della guerra civile, portava con sé l'oro dei Tolomei, un figlio chiamato Cesarione, e la certezza di un uomo che non si accontentava più di essere un console. Voleva essere qualcosa che Roma non aveva ancora un nome per definire. Le sabbie hanno sepolto le fortezze e il Nilo ha cambiato il suo corso 1000 volte da allora. Ma l'eco di quegli scudi che si scontrarono nel fango del delta risuona ancora come il primo vero vagito dell'impero.
Scrivete nei commenti quale momento di questa battaglia vi ha sorpreso di più e diteci quale capitolo nascosto della storia antica volete esplorare nel prossimo episodio di Storia Nascosta Ufficiale. Roma non si ferma mai e noi nemmeno.